Salve a tutti! Oggi mi sento di consigliare la lettura di alcuni libri molto interessanti. Come sappiamo, la mente si allena e si nutre anche grazie alla lettura. Rimanere aperti e flessibili su nuovi argomenti diventa essenziale per una sana crescita personale e spirituale. Oggi parleremo della trilogia di Zeland. Zeland è un autore di origine russa e per merito dei suoi libri Lo spazio delle varianti, Il fruscio delle stelle del mattino e Avanti nel passato sono venuto a conoscenza del transurfing. Posso subito affermare che non si tratta di letture semplici, nonostante l'autore sia un asso nel mantenere l'attenzione del lettore. Gli argomenti trattati sono spesso complicati e soprattutto possono andare in netto contrasto con molte delle credenze ormai radicate nella nostra società. Il primo libro della trilogia, Lo spazio delle varianti, introduce l'argomento dei pendoli, ovvero tutte quelle realtà che prendono forza dal sostegno degli esseri umani. Il concetto è veramente immenso, ma pensate a questi pendoli come delle associazioni o cooperative. Più iscritti e sostenitori ci saranno all'interno e più potente diventerà il pendolo. Il concetto del dare attenzione ritorna anche parlando di transurfing, ovvero un determinato pendolo si nutrirà della vostra energia, sia che siate a favore, sia che stiate dando attenzione sfavorevole. Facciamo l'esempio del pendolo religione. Se siete credenti, starete alimentando il pendolo con le vostre preghiere, donazioni, tempo, eccetera, eccetera. Ma se non siete credenti e la vostra attenzione sarà puntata negativamente su quel tipo di religione, il pendolo sarà alimentato ugualmente da voi. Quindi in questo libro ci sono molti spunti su come sfruttare i pendoli a nostro vantaggio e soprattutto come poter saltare da un pendolo all'altro per avanzare verso la realtà a noi più congeniale. Secondo il transurfing ci sono innumerevoli varianti della nostra vita. Basterà scegliere quella più adatta alle nostre esigenze. Non ci dobbiamo far ingannare dai pendoli che tenderanno solo a fermare la nostra prospettiva. Diciamo che questo primo libro ci insegna a giocare con le varianti che abbiamo a disposizione, dando innumerevoli idee pratiche per raggiungere molti dei nostri scopi. Il secondo libro della trilogia, Il fruscio delle stelle del mattino, raccoglie molte similitudini con le regole della legge di risonanza e della psicologia positiva. In questo caso il transurfing spiega come pensare ed agire per ottenere la nostra vita ideale. Non c'è magia nel transurfing, ma metodologie di pensiero e azioni utili ad avvicinarsi a ciò che desideriamo ottenere per cambiare la nostra vita. In questo secondo libro si parla molto di anima e ragione, ovvero quali sono i fini più profondi e quali invece sono i nostri desideri forniti dall'ego, come capire la differenza e soprattutto come trovare un accordo vantaggioso per entrambi. Per concludere, ci troviamo al terzo capitolo, Avanti nel passato. Qui l'autore integra le conoscenze del transurfing ad argomenti molto utili e comuni. In questo libro si trovano esempi di come comunicare energeticamente con una persona, che magari può decidere se assumerci o meno, come difendersi e come ascoltare vampiri energetici, come uscire dai pendoli delle malattie. Quindi, cos'è il transurfing? Scopritelo acquistando i libri di Zeland. In descrizione troverete anche alcuni link utili per trovare la vostra copia. La lettura è piacevole ma molto intensa. Mi sono trovato a dover rileggere più volte lo stesso capitolo per poterlo capire appieno. Sicuramente per voi appassionati di tecniche legate al benessere e alla crescita personale non può mancare questa trilogia di libri nel vostro repertorio. Buona vita e buona lettura a tutti.